scriviamo del codice PHP, facciamo un echo di ciao e come vedete ora riconosce il linguaggio di programmazione, va a colorarci insomma le varie direttive in PHP. Possiamo anche notare che qualora noi cancellassimo il punto e virgola ci va anche a dare un errore. Qua ci sta dicendo sintassi, errori di sintassi. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la navigazione all'interno delle nostre directory, quindi nel nostro file manager. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire l'editor per modificare i nostri file. Per fare questo utilizzeremo un editor scritto interamente in JavaScript che si chiama Ace Build Master. Quindi per prima cosa andiamo a ricercare il nostro editor, quindi Ace Build Master, e dal sito di GitHub andiamo a scaricare tutto il contenuto del nostro editor. Poi ovviamente lascio in descrizione il link diretto per il download. Ovviamente di questo file zip andremo a utilizzare soltanto una parte di codice, che ci sono anche i vari esempi e le varie versioni al suo interno. E una volta effettuato il download estraiamo tutto il suo contenuto. Una volta scompattato il nostro archivio, all'interno della cartella principale apriamo la cartella src e copiamo tutto il contenuto tranne la cartella snippet. Quindi copiamo tutto il contenuto all'interno del nostro CMS, nella cartella include JavaScript, e creiamo una nuova cartella che la chiamiamo IDE e, come dicevamo, copiamo tutto il contenuto al suo interno. Bene, e non dovremmo fare altro. Poi all'interno invece del nostro file gestione file andiamo a includere, quindi nell'intestazione, i file JavaScript che abbiamo spostato all'interno della cartella IDE, e ovviamente non li dovremo includere tutti, perché dobbiamo in realtà includere soltanto il file ace.js, che è il principale file da includere, e poi il tema di nostro interesse, il tema per l'editor. Come vedete ce n'è un bel po' e noi ne sceglieremo uno e lo utilizzeremo per il nostro editor. Quindi tramite script type text JavaScript src ci spostiamo all'interno della cartella JavaScript, quindi include /JavaScript /ide e includiamo il file ace.js e poi includiamo anche il file per il tema, quindi src include JavaScript ide tem trattino monokai
dovrebbe chiamarsi così il tema, quindi tem monokai.js, e siamo a posto, quindi con l'inclusione dei nostri file. Bene, poi sempre nel nostro editor, all'interno del secondo il secondo div a cui abbiamo dato la larghezza del 100% e un'altezza prestabilita, gli diamo anche come identificativo editor. Salviamo, premiamo F5 e come vedete non cambia nulla. Questo perché ora tramite JavaScript al caricamento della pagina dobbiamo associare al nostro div le direttive, o meglio dobbiamo dire tramite JavaScript al file ace.js qual è il tema da utilizzare, qual è il box invece utilizzato come editor. E quindi come intestazione inizializziamo la variabile var editor, poi gli diciamo window.onload uguale a function aperta e chiusa graffa, e prima di tutto gli diciamo editor uguale ad ace.edit aperta e chiusa tonda, e all'interno delle tonde identifichiamo il nostro div. Bene, e poi gli diciamo editor.set theme, quindi set theme, e specifichiamo il tema che l'editor deve utilizzare, quindi ace/theme/monokai. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5. Perfetto, e come vedete è stato impostato il nostro editor al caricamento della pagina, e poi gli è stato associato il tema Monokai. Qualora volessimo cambiare ovviamente il tema, per esempio utilizzare un tema chiaro come può essere quello di Chrome, se non sbaglio, allora eccolo qua, Chrome. Allora dovremo ovviamente richiamare lo script corretto, quindi theme.chrome.js, e qua semplicemente scriverci Chrome. Salviamo, F5, come vedete ora il tema è chiaro. Perfetto, ora ripristiniamo il tema scuro, anche se in realtà a me piace molto chiaro. Infatti io personalmente per scrivere del codice non utilizzo mai il tema scuro, mi stanca molto la vista, invece col chiaro mi sono abituato e vado spedito. Qui dicevamo al caricamento della pagina viene inserito e quindi caricato il nostro editor, o meglio associato l'editor al nostro div, e gli viene associato correttamente anche il tema. Ora possiamo notare che come vedete è un po' lento il caricamento. Questo è dovuto ovviamente alla cartella htdocs, perché al suo interno ha un bel po' di file che vengono caricati di default, che sono quelli contenuti all'interno della cartella phpMyAdmin, e sono veramente tanti. E poi sì, più che altro sono quelli, perché se noi ci spostiamo ora dalla cartella htdocs alla cartella privata, per esempio, possiamo notare come il caricamento invece è più fluido. Vedete, è istantaneo. Ora stiamo caricando e visualizzando il contenuto della cartella privata. Bene, quindi lo ripristiniamo, e poi c'è un altro
fastidioso errorino che qua parte dalla riga 2, perché il nostro div qua la chiusura del tag va affiancata, altrimenti la considera come uno spazio. Salviamo, F5, come vedete ora parte dalla riga 1. Perfetto. Ora tramite il nostro editor noi possiamo anche già scrivere del codice. Come vedete io sto scrivendo in PHP, però come vedete il nostro editor è impostato sì per la scrittura, ma non sa quale codice noi stiamo utilizzando, e quindi ovviamente risulta il testo tutto bianco. Quindi in realtà noi possiamo anche al caricamento della pagina associare direttamente al nostro editor il linguaggio di programmazione utilizzato, in modo che lui poi riconosca il codice immesso e ovviamente ce lo possa anche colorare. Quindi ora, giusto per test, andiamo a dirgli al nostro editor tramite session.setMod e all'interno delle tonde tramite i doppi apici specificare il linguaggio di programmazione. Dovremo dirgli ace/mod/php. Perfetto, quindi salviamo, F5, scriviamo del codice PHP, facciamo un eco di ciao e come vedete ora riconosce il linguaggio di programmazione, va a colorarci insomma le varie direttive in PHP. Possiamo anche notare che qualora noi cancellassimo il punto e virgola ci va anche a dare un errore. Qua ci sta dicendo errori di sintassi, che si aspetta il punto e virgola finale. Perfetto, ora visto che ci siamo andiamo anche a eliminare in realtà la cartella phpMyAdmin tramite le istruzioni in PHP, e quindi non andare a caricarla, perché in realtà poi il phpMyAdmin, quindi il contenuto di quella cartella, noi neanche ci interessa. Quindi all'interno del ciclo while gli diciamo if i è diverso dal punto ed i è diverso dai due punti, and $i è diverso da phpMyAdmin. Poi ovviamente il nome della cartella va modificato in base al nome che le abbiamo dato noi alla cartella phpMyAdmin. Quindi salviamo e così evitiamo di caricare tutti quei file. Premiamo F5. Come vedete ora al caricamento abbiamo caricato come sempre la cartella htdocs, ma come vedete il caricamento è molto più veloce perché non deve andare a leggere tutto il contenuto della cartella phpMyAdmin. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vedremo come caricare di default un file, quindi il contenuto di un file all'interno del nostro editor, e impostare anche in automatico, in base al file selezionato, la lingua di riferimento.